Ciao a tutti gamer e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Ciubecca e oggi siamo qui nel mio mondo creativo. Oggi vi farò vedere come fare alcune ferite finte visto che si sta avvicinando a Halloween. Prima di tutto bisogna prendere un galbanino, che è un formaggio, che con intorno della cera, tagliare delle fette, dipende da quanto dobbiamo fare abbastanza grande la nostra ferita, togliere il formaggio e tenere questa parte di cera. E iniziamo ad amalgamare la parte di cera togliendo il formaggio. Io ne avevo un altro pezzo qua e lo vado ad unire. Bisogna maneggiarlo per renderlo tutto morbido in modo da poterlo modellare bene e fare la nostra forma. Quindi bisogna iniziare a modellarlo con calma, diventerà più morbido. Come materiale, oltre a questa cera, ci servirà del fondotinta e dello smalto. Poi servirà, per fare un occhio finto, servirà una pallina da ping pong mezza e dei colori e poi un altro pezzo di cera. Qua intanto lo amalgamiamo, si allunga, lo piacichiamo bene e iniziamo a fare la nostra forma. Facciamo una cresta in mezzo. Se poi vorrete fare il taglio storto, fate la cresta storta. Schiacciamo bene un po' i bordi per fare le parti che poi si attaccheranno alla pelle. E andiamo a tagliare nel mezzo della cresta. Quindi se voi poi volete farlo storto, dovete fare la cresta storta. Allarghiamo bene il buco e sistemiamo. Andiamo a mettere adesso il nostro smalto. Deve essere un colore abbastanza scuro perché deve essere color sangue. E andiamo a metterlo nel mezzo, coprendo bene. Potete poi fare anche una colata laterale. Mettiamo bene tutto il nostro smalto, anche abbastanza abbondante, così sembra che proprio sta uscendo il sangue e sarà ancora più inquietante. Andiamo a chiudere e adesso andiamo a mettere il fondotinta per fare tutto il resto della ferita e farlo diventare un color pelle. Se il fondotinta dovrà essere del colore più o meno della vostra pelle, anche se è un po' più scuro non fa niente perché poi andrete a metterlo anche attorno alla ferita sul vostro braccio. Quindi si amalgamerà bene tutto e diventerà tutto più o meno dello stesso colore. Andate a spalmarlo bene tutto attorno e a renderlo abbastanza uniforme. Potete usare anche un fondotinta che non sia troppo pregiato, tanto è per fare una ferita finta. Però se ce l'avete già a casa non andate a comprarne un altro, a meno che non ci tenete molto. Poi si andrà anche un po' a sporcarlo, oltre ad avere magari messo il nostro fondotinta, si andrà a metterci un po' di nero, tamponando un po' col dito per sporcarlo. E questa è la nostra ferita finta, dobbiamo lasciarla asciugare. Intanto facciamo il nostro occhio. Bisogna prendere una pallina da ping pong e tagliarla a metà. State attenti a non tagliarvi. E andiamo
a prendere la parte senza nessuna scritta. L'altra la lasciamo da parte. Andiamo a prendere il nostro pennarello nero e a fare la pupilla. Fate un cerchiolino abbastanza grande, come vi sembra più giusto per una pupilla, e poi andiamo a prendere dei pennarelli colorati indelebili, perché sennò poi si toglie il colore. Io in questo caso lo prenderò verde e andiamo a fare l'iride. Quando abbiamo finito di fare la nostra iride possiamo fare anche delle sfumature con un colore un po' più scuro, un po' più chiaro, e visto che ho un pennarello grosso non verranno molto bene, se ce li avete è meglio usare dei pennarelli un po' più sottili. Andiamo a prendere un altro pezzo della nostra cera e a fare una forma allungata che poi dovrà piegarsi più o meno a metà e andare intorno all'occhio per fare la pelle e le palpebre. Quindi bisogna allungarlo bene e iniziare a fare tutto il contorno. È un po' più difficile perché devi fare il contorno e non una base normale piatta come abbiamo fatto per la ferita. Andate a fare la forma dell'occhio e mi raccomando usate bene la cera senza metterne troppa in un punto, perché magari poi non basta per gli altri punti. State attenti, forse è meglio lasciare asciugare prima il colore perché se no diventa tutto colorato, quindi è meglio lasciare prima asciugare il colore dell'iride e della pupilla. Andiamo a mettere il fondotinta e a spalmarlo bene come per la ferita finta. Tutto attorno. Mettetene anche un po' abbondante perché poi comunque il colore un po' se ne andrà. Spalmandolo resterà un po' sul vostro dito. Spalmate per bene e poi andate a fare le venuzze e gli ultimi particolari. Queste sono la nostra ferita finta e il nostro occhio. Andiamo a staccare la ferita finta che si è incollata. Ok, già l'abbiamo fatta. E andiamo ad applicarla sul nostro braccio. Bisogna appoggiarla e poi andare a schiacciare bene tutti i bordi per farlo appiccicare alla pelle. Se volete potete usare anche un po' di colla Vinavil per attaccarla meglio. Poi andrete a mettere intorno il vostro fondotinta e avremo fatto il nostro camouflage. Qua ho fatto altre ferite finte, alcune con le graffette e alcune con i chiodi. Qua invece è come ho applicato l'occhio. Per questo video è tutto, vi auguro di divertirvi a creare queste ferite finte e a spaventare tutti quelli che non lo sanno. Intanto vi auguro anche un buon Halloween, avete 15 giorni per prepararle al meglio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!